Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche affettive. Ok. Amici dei gemelli, abbiamo la carta della torre per la seconda metà di aprile. Normalmente quando c'è la carta della torre si parla di un crollo dell'ego o di qualche sicurezza che avete avuto fino a questo momento. Può essere un'idea, può essere sì, una certezza, anche una realtà di vita per qualcuno, eh. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo e quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire significato di più oroscopi, è proprio una guida. Troverete anche il link al corso di tarocchi che inizierà a maggio 2023. C'è il link al video che vi spiega di che cosa parla tutta la sezione degli abbonamenti, perché da adesso è anche possibile abbonarsi al canale, e troverete anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, iniziamo con l'imperatrice, la carta della torre nuovamente, il 2 di spade, la regina di denari, abbiamo l'asso di spade, l'appeso al contrario e il re di spade al contrario. Allora, devo dire che questa imperatrice mi parla di abbondanza, mi parla di prosperità o potenzialmente per qualcuno potrebbe anche risuonare con la madre o la persona di interesse, ma lo andiamo a vedere meglio dopo con i mini tarocchi perché qui ho come l'impressione che ci sia con questa torre al contrario la necessità di guardare oltre, diciamo, quello che è l'idea che avete avuto fino adesso di madre o maternità. Perché è un po' quella sensazione lì vedendo la torre a questa altezza della lettura. È come se ci fosse una scelta che dovete prendere con questo 2 di spade, potrebbe essere un bivio o semplicemente è qualcosa di cui ancora non siete consapevoli, non vi rendete conto. Molti sì, io credo che se ne rendano conto perché la torre ce l'avete ben 2 volte. Il punto qui è trovare una sorta di concretezza, una sorta di prosperità propria, mi viene da dire, perché se l'imperatrice rappresenta una madre o comunque una persona esterna che vi aiuta, che vi fa sentire bene, che vi accudisce, insomma, c'è qualcosa. Adesso lo andiamo a vedere con i mini tarocchi. Ehm, Sta di fatto, ragazzi, che qui abbiamo poi la regina di denari e l'asso di spade al contrario. Allora, come vi dicevo, c'è qualche questione legata a una praticità, a una concretezza che probabilmente fate fatica o ad organizzare o a vedere o a pianificare e avendo anche l'asso di spade al contrario, ho come la sensazione che abbiate un po' di confusione mentale. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere l'imperatrice. Mm. Giudizio e amanti al contrario. Uh, Ragazzi, allora, ci sono diversi, perché sono 3 arcani maggiori, quindi ci sono diversi modi di lettura. Il primo è appunto, come vi ho detto, legato, perché sapete che questa comunque è una lettura sugli affetti in generale, può o no essere di tipo romantico, però comunque qui abbiamo una relazione che probabilmente non era troppo in equilibrio con questa imperatrice, con questa madre, con il ruolo o l'idea che avete voi di madre o maternità, e c'è come una sorta di risveglio da un punto di vista spirituale
come per dire che arriverete a capire che cosa non funzionava in questa relazione. Un'altra versione di questa lettura è che ragazzi ho l'impressione che ci sarà qualcuno che potrebbe, insomma, farsi vivo o viva e diciamo creare un certo scompiglio. Andiamo a vedere la torre al contrario. Allora abbiamo un 9 di spade e un cavaliere, scusate, un fante di bastoni. Allora, può essere rappresentato, cioè può rappresentare un figlio, quindi giustamente potrebbe esserci questa relazione tra madre e figli, ma per qualcuno potrebbe anche essere la persona di interesse in questo caso, che insomma, avendo la torre e il 9 di spade al contrario, ragazzi, questa persona vi fa un po' preoccupare, vi fa ritornare in mente, mi viene da dire, vecchi pensieri, vecchie preoccupazioni. Andiamo a vedere questo 2 di spade. La torre un'altra volta, ragazzi, ce l'avete 3 volte. C'è proprio qualche cosa da interrompere. Ripeto, può essere la caduta dell'ego, quindi... E vi dirò, essendoci il fante di bastoni è una persona molto, è un'energia molto egoica, egocentrica, egoista. Quindi se siete voi che per caso avete questo desiderio di maternità per questioni di ego, per esempio, perché pensate che diventando madri o padri vi sentireste più pieni, più completi, oppure se per esempio è diventata una questione di principio la relazione con qualcuno, cioè in realtà può essere che questa persona non vi interessi realmente, ma sia più il fatto di conquistarla che vi solletichi interesse. Oppure potrebbe anche essere con tutte queste torri, ragazzi, che qui dobbiate semplicemente redirigere i vostri obiettivi, far cadere le sicurezze che avete avuto fino ad adesso e semplicemente cambiare direzione. Ho molto la sensazione con questa, questo gruppo di carte che ci sia da ristabilire una vostra strada. Andiamo a vedere la regina di denari. 7 di coppe e la giustizia. È come se aveste bisogno di nuove speranze, di nuove possibilità, di anche regolarizzare qualche cosa con questa giustizia, ok? La carta della giustizia è una carta che mette in equilibrio, si parla anche di giustizia divina, però è anche una carta che vi dice che c'è bisogno di tagliare qualche cosa perché ha la spada e anche qui avete la spada. Andiamo a vedere l'asso di spade. C'è qualche cosa da dover tagliare, c'è qualche cosa da dover buttare giù dalla torre, letteralmente. Abbiamo un re di denari e un fante di spade. È qualche cosa legato a un ruolo, un'idea che avete o tipo se voi siete genitori, di che cosa voglia dire o di come si debba comportare un genitore nei confronti dei figli. Se voi in questo caso siete i figli, è come se doveste un attimino ridimensionare l'idea che avete dei vostri genitori, nel senso riumanizzarli, rendersi conto che magari sono persone appunto umane con i loro pregi, i loro difetti e fa parte della crescita personale. Però qui con questo asso di spade al contrario e il fante di spade, ho proprio la sensazione che qui si debba tagliare delle cose, si debba comunicare. C'è qualche cosa che deve venire a galla e può essere con una figura genitoriale, appunto, perché qui abbiamo un re di pentacoli. Se non fosse quello il caso, il re di pentacoli, ragazzi, potrebbe essere la vostra persona di interesse. Quella persona che qui potrebbe far capolino, qua potrebbe, diciamo, verso la quarta settimana del mese, potrebbe essere necessario mettere le cose in chiaro.
Andiamo a vedere l'appeso al contrario, perché qui si sblocca qualche cosa. Wow, abbiamo il 10 di pentacoli al contrario e l'imperatrice al contrario. Sì, si sblocca qualche cosa a livello di idea familiare, a livello di, mi viene da dire monotonia o sacrificio familiare. Qui c'è qualcuno che sta facendo, si sta dando più di quello che in realtà viene riconosciuto. Andiamo a vedere il Re di Spade, andiamo a vedere come finisce la lettura. Abbiamo un 5 di Spade. Cinque di Spade, Regina di Bastoni e 4 di Coppe al contrario. Allora ragazzi, qui il punto qual è? Le carte vi dicono di... Siccome qui abbiamo questo 2 di spade, che è una carta comunque di qualcuno che sta cercando di guardarsi dentro, ok? Qualcuno che nei tarocchi tradizionali è rappresentato con una persona bendata, quindi è come se non si vedesse chiaro. Sento tanto che è una questione pratica, fondamentalmente, dovuta alla gestione e all'organizzazione di qualche faccenda. Qui il consiglio è di, diciamo, prendere, perché qui avete l'appeso al contrario, quindi un po' come se il lavoro l'aveste già fatto o foste portati a farlo in questa prima parte della lettura, quindi nella terza settimana di aprile. Cercate di vedere le cose da un altro punto di vista, ma non nel senso di farvela andare bene, nel senso di diventare più flessibili, più elastici nel modo di vedere le cose. Ehm, ecco, provate a dire ogni tanto più spesso sì, invece di dire sempre no, perché vi sento un po' respingenti in questa parte di aprile. E soprattutto, un altro consiglio che vedo è che potete migliorare la comunicazione, cioè come voi vi comunicate agli altri, cosa comunicate agli altri. Mm? Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo per vedere che altro vi posso dire. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona la lettura, però qui è qualche questione pratica, fortemente, è come se mancasse una concretezza, un'organizzazione concreta. Mi viene anche quasi da dire un piano. C'è qualche cosa da ridimensionare. Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Vedete? Carta numero 31. Allora, questa carta rappresenta un iceberg e se ci fate caso, la parte, diciamo, che si vede dell'iceberg è ben più piccina di tutto quello che c'è sotto. Quindi quello che voi non vedete è proprio la parte sotto dell'iceberg. E questa carta vi dice che ci sono delle verità profonde, quelle che verranno a galla, ragazzi, verranno poi a galla nella seconda parte della lettura, quindi diciamo verso fine mese, e parla anche di qualche cosa di sconosciuto. Diciamo che qui avete la carta del giudizio, che può essere il risveglio, la chiamata spirituale o la chiamata di tipo fisico, quindi diciamo che potrebbe arrivare qualche notizia o in questa fase o in questa fase, come una presa di consapevolezza, una verità, qualche cosa di cui voi disconoscevate l'esistenza, è come se venisse a galla ad un certo punto e cambiasse gli equilibri, perché qui qualche cosa si sblocca con questo appeso al contrario. Appeso al contrario è qualcuno che, come vi posso dire, è un'energia che non è più disposta a sacrificarsi. mm? Cioè, qui vi dicono per navigare il periodo è meglio lavorare sulla comunicazione e sulla flessibilità. Però essere flessibili non vuol dire cedere su certi punti, per esempio, sono due cose diverse. Io posso decidere di avere una regola di base e poi essere flessibile, ma questo non vuol dire che l'essere flessibili tolga la regola di base, semplicemente è un modo di vivere meglio la regola di base, ecco, diciamo così. Spero di essermi spiegata. Bene, cari amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi.
Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, potete lasciare una donazione, potete anche abbonarvi. Ogni tipo di supporto per me è importante e difatti voglio ringraziare tutte le persone che supportano il canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!